prima di raccontarvi come va la 458 Italia, vi devo spiegare il perché ho scelto di guidare lei e non la successiva 488 GTB appena uscita, che come sapete ha segnato l'abbandono da parte di casa Ferrari del V8 aspirato. Questa è una macchina a cui io tengo particolarmente. Intanto quando uscì ricordo come fosse ieri che festeggiai, era una cosa che non succedeva dai tempi della F50. Festeggiai perché la 458 Italia fu un vero ritorno alle forme e alla arroganza a cui Ferrari ci aveva abituato negli anni 90. È una macchina che esteticamente vedo più vicina alla stupenda 355 rispetto alle, a mio avviso, esteticamente non all'altezza 360 e 430. Con la 458 si è alzata l'asticella tecnicamente, esteticamente, sotto tutti i punti di vista, come soltanto le Instant Classic riescono a fare. Fu impressionante vederla alla presentazione, vedere le prime foto, e ricordo che ero in stato di grazia, ero contentissimo, una cosa che non mi succede spesso. Ho pensato, questa macchina è perfetta, è la cosa più giusta che potevano fare, quindi capite che è un modello per me fondamentale della storia del cavallino. Non basta, non è il solo motivo per cui ho scelto di guidare lei e non la 488 o un'altra berlinetta, ed è il fatto che io personalmente ho incrociato la mia storia con questo modello, e non solo con questo modello, ma proprio con quello che sto guidando adesso. Quest'auto apparteneva a una persona che non c'è più, ad una persona che è stata per me fondamentale e che per prima mi ha fatto capire che io soltanto con la mia passione e con nessun altro aiuto avrei potuto vivere di quello che io amo, le auto sportive. Ero poco più che ventenne, facevo in quel momento 3 lavori contemporaneamente molto umili e non dormivo mai. Questo perché avevo comprato un GT Junior del 68 e dovevo restaurarlo da capo perché era una carcassa. Uno di questi lavori era vendere ricambi e auto per conoscenti, amici su internet, e avevo in vendita una vecchia 911, una 3000 SC nera, bellissima, una macchina perfetta. Quando ancora queste macchine si potevano comprare, prima dell'impennata degli ultimi anni. Mi chiamò un signore interessatissimo da Reggio Emilia e mi disse: guarda, la prendo io, ti pago io il disturbo subito, ma non la devi dare a nessun altro. Mi fece convincere, lui venne giù da Reggio Emilia e lo accompagnai a provare questa Porsche, che ripeto era fino al giorno prima perfetta. Parte per fare il giro, convintissimo, la macchina era molto bella, se non che 100 metri più avanti, fumata bianca, motore fuso, e noi sappiamo che per fondere un motore di quelli ci vuole un certo impegno. Quel giorno c'era lo sciopero di treni ed autobus, quindi questo signore non aveva modo di tornare su a Reggio Emilia perché la macchina era rotta e lui sarebbe ritornato su con la 911 sulle ruote. Caso nel caso, quel giorno io dovevo andare a vedere un concerto in Nord Italia, quindi andavo su in macchina, io ho offerto un passaggio. Chiaramente lungo il tragitto abbiamo parlato di macchine fino a consumarci i polmoni e dopo 2 o 3 ore di viaggio lui mi ha preso in simpatia, ci siamo stati subito molto simpatici e lui mi ha detto: guarda, per debitarmi di questo favore che mi hai fatto, vai a Maranello da un mio amico e vai a farti un giro in Ferrari che vedrai che ti tratterà bene. Avrò avuto
21 anni, mai guidato una Ferrari in vita mia e sapete bene che cosa vuol dire. Del concerto non mi è interessato più niente, ho pensato solo a quello fino al giorno dopo. La mattina mi sono alzato, ero pronto in 5 minuti, sono andato a Maranello, non so, ci avrò messo un secondo ad arrivare vicino al museo dove c'era questo centro di affitto e noleggio di Ferrari. Il titolare, che era questo grande amico del signor Giuliano, mi ha accompagnato dove aveva tutte le macchine. Quindi immaginate un 21enne appassionato come me, sa che sta per guidare la prima Ferrari e gli viene addirittura offerta una gamma intera, tutte rosse, tutte nuove, perfette, in perfetto ordine. Mi faccio due conti, vedo che le macchine erano tutte moderne e dico, stai a vedere che mi toccherà guidare la prima Ferrari col cambio al volante. Guardando meglio, in fondo al capannone, al buio e riempita di polvere, c'era una 550 Maranello, grigia. In mezzo a tutto quel ben di Dio non si notava neanche, ma c'era possibilità che la macchina fosse col cambio manuale, quindi io subito ho chiesto al boss se potevo guidare quella. Ho fatto no, ma quella è la mia personale, io non l'affittiamo, anche perché i turisti macchine col cambio manuale non possono guidarle, le devastano. Però ho visto che si era accesa una luce nel suo sguardo quando gli ho chiesto questa cosa. Mi guardò un attimo fisso, sorrise e disse: sai che c'è? Va bene, prendi la 550. Intimidito e tremolante riuscì a partire senza spegnerla e già quella fu una vittoria. Quella Maranello era equipaggiata con uno scarico tubi e faceva un casino che non avete idea, sembrava un F50 e aveva la stessa potenza, 520 cavalli invece che 480. Per quella mezz'ora penso di non aver capito nulla di nulla. Quando tornai al pit lane, così si chiama, stava già pensando a mille altre cose, aveva già dimenticato il ragazzino di 20 anni che aveva preso la sua 550 Maranello. Ma quando mi vide scendere dalla macchina si ricordò, venne da me direttamente e senza battere ciglio mi chiese: ma non ti andrebbe di lavorare per me? Io ho 21 anni, mi viene chiesta una cosa del genere? Cazzo se voglio. Disse: non trovo giovani con questa passione, il fatto che tu abbia scelto l'unica macchina manuale, anche se da vedere era quella meno appariscente, non ti è interessato dell'estetica, dell'idea di avere la macchina più costosa, tu hai voluto guidare la macchina che ti avrebbe dato la sensazione migliore e questa è una cosa rara. Ora lui era molto attento agli affari, ma fu la prima persona che mi diede una possibilità reale in questo mondo e sapete quanto è difficile in Italia adesso. Qualche tempo dopo il comune di Maranello vietò di fare questo lavoro a chi aveva meno di 10 anni di patente. Mi disse: non posso tenerti, aspettiamo che passino gli anni che ti mancano per fare 10 anni di patente o che venga revocata questa legge e poi sei giovane, voglio puntare sui giovani e farti crescere qui. E quando stavano per finalmente scadere questi fatidici 10 anni di patente, quella persona che aveva creduto in me e nella mia passione venne a mancare. Tra l'altro, ironia della sorte, su una Lamborghini. Fece un incidente e dopo qualche tempo purtroppo perse la vita. Nel frattempo quel ragazzino spaurito che ero ha tirato su una piccola realtà che è quella che voi conoscete molto bene, Drive Experience, ed è tornato a trovare i suoi vecchi amici del pit lane in occasione di questa prova qui che io sto facendo
per rendere omaggio a Daniele. Quindi potete immaginare adesso, dopo anni, la mia emozione nel tornare al volante proprio di lei, che è un esemplare molto vissuto, che vorrebbe raccontare veramente storie per anni. Questa qui ha 130.000 km, potete immaginare quante persone hanno avuto il privilegio e il piacere di guidarla. Perché proprio la 458? La 550 è stata venduta e questo è un po' il simbolo del pit lane di Maranello, e soprattutto è stata quella che io ho conosciuto lì e che mi ha stregato completamente, nonostante la gamma Ferrari disponibile in affitto al pit lane sia completa. Detto questo, come va la 458? Ormai se ne è parlato tantissimo, tutti hanno dato una loro opinione, io la ho già perché l'ho guidata per mia fortuna molte volte, quindi è un incontro tra vecchi amici oggi, non è una novità. Diciamo che ho un bel rapporto con questa macchina e credo che sia stata una scelta da parte dell'ultimo Montezemolo. Io quando è uscita la 458 mi ricordo, ho pensato, non è che l'hanno fatta un po' troppo bene? Io credo di poter dire che è senza dubbio la mia Ferrari preferita dai tempi della F50 e soprattutto la adoro perché è stato un ritorno alla vera Ferrari. Come all'epoca della 348 fu la 355, fu un salto sembrava di 20 anni. Lo stesso è stato con la 430 e questa. Provate a guidare la 458 dopo la 430 e mi sembrerà di aver guidato la Panda del nonno. Intanto il cambio, forse è il punto chiave di questo modello, rispetto alle botte secche che dava la 430, che magari potevano essere soddisfacenti da un punto di vista, vi davano quel calcio nella schiena, ma era un calcio nella schiena inutile. A quel punto era meglio avere un manuale usato bene, poteva essere di velocità simile. Qui no, qui non c'è manuale che tenga la velocità di questa qui, e di tutti i doppia frizione venuti dopo di lei è di un altro pianeta. Poi dopo il cambio non è professionale, ma vi dico che è l'aspetto estetico. La faccia della 458 è una cosa che fa venire i brividi. Lo stesso impatto estetico ebbe la 355, che dopo lo sguardo dolce della 348 venne fuori questa berlinetta con lo sguardo snob e superiore di chi crede di sapere tutto. Dopo di lei 360 Modena, di nuovo sguardo da buona, e peggio 430, un anteriore complicato. La 458 è tornata ad essere la faccia giusta di una Ferrari, davanti e dietro. Poi io, che sono il primo fan al mondo della F40, ho visto il triplo scarico, ho detto ragazzi, questa è stata la prima macchina che ho provato che non aveva strozzature nell'accelerazione, cioè lei ha una linea continua e praticamente non ti fa accorgere di aver cambiato marcia, è come se ne avesse una sola, lunghissima, senza buchi, e veramente non ti fa perdere un millimetro di strada. Con la Italia si è tornati al concetto originale di Ferrari, quello con cui la Ferrari è nata. Non è carina, questa è tremenda, tu la vedi nel garage, io lo so, ed è già una sfida che lei ti lancia, già soltanto con lo sguardo, sapendo poi ciò di cui è capace. Insomma, non so se si è capito, ma io veramente sono innamorato da sempre della 458 Italia, e quando è uscita già lo sapevo, prima di guidarla, ed è questo che deve essere una Ferrari. Tu vedendola devi già capire come sarà guidarla. C'è sicuramente uno o due, ma forse anche tre, pregi che le altre non possono avere, o forse iniziano ad avere adesso, dopo 10 anni. All'epoca
Credo che aspetterò di provare la speciale e di farlo in pista per dirvi dettaglio per dettaglio quello che provoca al guidatore una macchina così. Stavolta ci tenevo a raccontarvi questa storia e a rendere omaggio a questa persona che fu la prima a darmi un'occasione vera, e sapete oggi quanto sia rara e difficile una cosa del genere. Lo ricordo con lo spirito di un pilota che gareggiava per vincere, però sempre pronto a fermarsi per chi era in difficoltà, a tendergli la mano. Lo ricordo come un bravo imprenditore, ma soprattutto un grandissimo amico che mi ha insegnato tanto. Spero un giorno di rivederlo.